La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Sono Ettore Personetta, guida di mountain bike valdostana, e la mountain bike mi permette di far scoprire ed apprezzare le bellezze della Valle d'Aosta. Muoversi su sentieri e strade poderali, grazie anche alle bici a pedalata assistita, non è mai stato così accessibile. In queste puntate vi porto alla scoperta di luoghi, territori, ma soprattutto persone e amici che come me vivono in queste straordinarie valli. Oggi puntata un po' speciale, colori autunnali. Sono qui con Emilie, la mia dolce metà, mia figlia Beatrice e la famiglia di Dario, Michele e Valentino. Siamo pronti per un tour facile. I bambini avranno delle bici da 24, quindi proporzionate alla loro altezza. Io non sono tanto da bici elettrica per i bambini, però in questo caso è un tour family dove ci permette di fare un bel giretto. Andremo verso Barbasca, dove ci aspetta il nostro amico Fabio, e poi continueremo il giro. Oggi è una giornata autunnale, c'è anche la festa del pane nero, quindi facciamo un po' di esplorazione di una vallata che conosciamo un po' meno. Noi arriviamo dal Gran San Bernardo e la Val d'Aias è una delle valli più belle che abbiamo in Valle d'Aosta, e tutte le volte che ci torniamo rimaniamo sempre affascinati, soprattutto oggi con questi colori autunnali, il ghiacciaio, tutta la parte del massiccio del Monte Rosa che domina questa valle veramente unica. Bellissimo. Allora recuperiamo il team family e partiamo per questo giro. Prima parte in discesa e poi, grazie all'assistenza, un po' di salita. Siamo pronti per partire? Via allora. Vai Bea, vai Valentino, Michela, Emilie e via.
Fabio, ciao. Ciao Ettore, buongiorno. Buongiorno, siamo passati lì da tua cugina la Luisa a cercarti, poi adesso ti troviamo qua da te, al Solitaire, che è sempre un piacere venire a trovarti. Insomma, sì, il posto è quello che è, diciamo bello. Qua da te Fabio, la vallata della Val d'Aias non ha bisogno di descrizioni, si presta a livello naturalistico, è bellissima, e anche per la bici normale l'e-bike ha un potenziale, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Poi ti dico, vabbè, noi comunque anche con i cavalli, con il Green Range, che abbiamo qua i cavalli da 30 anni, ci muoviamo bene, e quindi dove si muove il cavallo si muove anche la bicicletta tendenzialmente. Non per altro, quando facciamo i trekking il venerdì mattina di 3 orette, e io tendenzialmente li seguo sempre in bici con le bike, faccio sempre tutto il giro proprio della valle, partiamo da qua, arriviamo giù a Corbet, da Corbet andiamo a Champoluc, da Champoluc risaliamo, facciamo Pila, Antagnon, arriviamo di nuovo su qui, e io li seguo tutto in bici. Se tu pensa, Fabio, che da me in Gran San Bernardo ad esempio hanno riqualificato delle ipovie che adesso io e anche altre guide utilizziamo appunto per l'e-bike, perché poi sono strade poderali comodissime per raggiungere quota. Noi Fabio abbiamo diversi elementi in comune, siamo entrambi appassionati, maestri di snowboard, e poi soprattutto te hai avuto un percorso nella squadra nazionale di altissimo livello. Sì, ho fatto 15 anni di gare, e comunque quasi 10 in Coppa del Mondo, ho vinto una gara di Coppa del Mondo, secondo in un team event con Luca Matteotti. So che poi dopo mi mancava talmente tanto che sono rientrato come allenatore, esatto, per cercare di dare tutto quello che ho imparato nei miei anni a questi ragazzini che adesso sembrano anche potenzialmente bravi. Adesso alleni? La squadra B. Squadra B. Sì, ragazzi giovani. Quando ho iniziato anch'io ero ragazzino come questi ragazzini che adesso stiamo seguendo. Il problema è che tu devi fare l'atleta e poi gli altri dietro ti devono formare. Lui deve portare risultati. C'è il preparatore fisico che gli deve allenare il fisico per renderlo al massimo, il dietologo che deve insegnargli a mangiare a seconda di come fa gli allenamenti e a seconda di com'è la stagione, l'allenatore che gli deve insegnare come passare le tattiche, tecniche e tutte le altre cose che ci sono, lo ski man che deve insegnargli, che deve sistemargli le attrezzature, cioè purtroppo lui è la macchina utilizzata dagli altri meccanici. Anche lo psicologo, io queste cose qua sono tutte cose che ho scoperto nel tempo, ma perché non si sapevano. Cioè io sono stato uno dei primi ad andare da Roby Greco e sembravo un po' quello. Ma il mental coach Roberto, anomalo, invece il nostro amico si è risultata la cosa che mi ha dato la svolta, passare delle notti insonne perché eri sempre lì che pensavi alla gara, a mangiare prima della gara che prima non mangiavo, a dormire come un ghiro che prima non dormivo. Ed è stata una svolta, è un muscolo anche quello, ma è molto importante. Quindi, Fabio, gran merci. A te. Grazie. Grazie. Alla prossima. Francesca, oggi abbiamo fatto un giro con le famiglie, siamo passati da te ad Antagnon, un po' di strada normale e anche qualche mulattiera. E sicuramente sono aspetti che possono essere valorizzati. Sì, certo, noi abbiamo il nostro comune Aias, non ha una collocazione di un capoluogo che si chiama Aias o di una frazione che si chiama Aias, ma è l'insieme di tutte queste frazioni che sono collegate tra loro da antiche mulattiere, alcune delle quali percorribili bene già adesso, e noi come amministrazione ce ne prendiamo cura da sempre, ma stiamo sviluppando un progetto di museo diffuso in tutte le varie frazioni, andando a valorizzare gli edifici particolarmente importanti da un punto di vista storico, ma anche di tradizioni come il mulino, il forno,
noi ci siamo abituati a vivere qui e quindi forse non ci accorgiamo della bellezza che ci circonda come un visitatore esterno. Infatti mi succede a volte che i clienti mi fermano, devo fare una foto, poi glielo dico io, se volete fermarvi a fotografare, ma magari dei dettagli particolari che tu passandoci tutti i giorni non ci dai più peso e importanza. Francesca, grazie della tua disponibilità e ci vediamo in bici ma anche sulla neve. Bene, fatevi un buon giro, Dai, ciao. Grazie. Adesso andiamo a riposarci all'Hotel de Mascogna che ci ospita e domani mi aspetta assieme a Fausto e Dario la scoperta di altri trail un po' più impegnativi. Buongiorno, com'è andata la notte qui? Molto bene, le famiglie si stanno ancora rilassando. Tu l'aspetto bici, bike lo conosci bene? Beh, benissimo, intanto come appassionato perché aiuta anche un po' a dimagrire. Io ho perso un bel po' di chili perché dicono pedata assistita, se non pedali non vai avanti. E poi abbiamo fatto un bellissimo gruppo a parte di un po' di albergatori con Andrea a Cogne, con Ludovico a Cervigna, a Courmayeur, si può dire quasi in tutta la valle. Noi abbiamo un sistema abbastanza simpatico, abbiamo sia un'autovettura elettrica che le biciclette, quindi ti puoi spostare tra un albergo da una vallata a un'altra, puoi seguire il tuo percorso, quando arrivi con la macchina prendi la bicicletta elettrica e vieni per esempio a visitare Mascogna, ma perché no, puoi andare a partire da Mascogna e il giorno dopo 2 giorni vai nella vallata di Cervigna, dopodiché riparti e vai a Courmayeur e ti fai tutta la passeggiata, magari per finire a Cogne e così ti fai una settimana fantastica nella valle che è bellissima. Sì, una valle con tante valli tutte diverse, tutte belle appunto perché sono caratteristiche. Quindi sì, il progetto Green Valle d'Ost è sicuramente un progetto che funziona. Grazie John. Grazie a te. Ciao. Ciao. Durante i nostri tour vediamo diversi bacini, dighe, strutture imponenti che caratterizzano il territorio e la Valle d'Aosta. Ho visto sul vostro sito che avete dei tour. Sì, assolutamente. Noi abbiamo quelli che definiamo i giri di energia, ce ne sono 11 che sono consultabili dal nostro sito e consentono di andare a percorrere degli itinerari lungo le nostre infrastrutture incastonate nelle bellezze delle nostre valli. Ci sono anche dei virtual tour con cui è possibile entrare nelle nostre infrastrutture all'interno anche di alcune dighe e vedere con un percorso a 360 gradi che cosa c'è al loro interno. Ultima cosa che abbiamo lanciato quest'estate sono i giri di energia inclusivi. Incominciamo ad attrezzarli per renderli fruibili anche dalle persone diversamente abili.
Ciao Oh, Fausto. ciao Ettore, come va? Tutto bene? Sei arrivato? Bene. Dai, Siamo pronti? partiamo a fare sto giro. Dove mi porti? Allora, oggi pensavo di farti fare il giro di questa montagna a testa di Comagne. Praticamente vedremo, passeremo accanto o sopra, avvalicheremo i colli importanti della Val d'Ayas, Col du Joux, Col Secor e Col d'Arla. Sono colli che storicamente venivano transitati, in cui si passava proprio per i commerci. Le genti di Bresson avevano molto transito dall'altra parte col bestiame e quindi c'era molto legame. Da qua andavano verso Châtillon a portare la lana una volta, e quindi adesso ricominciamo con le biciclette perché è bellissimo, abbiamo dei bellissimi sentieri e vedrai che ci divertiremo. Paesaggi mozzafiato, Perfetto, Monte Bianco, perfetto. tutto, vedremo tutta la valle. Qualche single track. Track non così mancano mai. Tac, riprendiamo un po' i piazzati lì. meccanismi. Ok, Bene, dai, pronta allora che è? andiamo. Ciao Danilo, Piacere, buongiorno. buongiorno. Si presta a partire a Fausto per un giro partendo da Breccion, su dei colli, GKP impegnativi. Lo discuto la bici, penso che è importante anche per la chiamata del Ma Breccion. viene sempre più importante perché poi usato in un territorio che si presta molto bene per segnare, perché è una marea di sentieri, di cimin che sono un po' in quota, che vanno anche sui laghi, che vanno al Col di Giù, che permettono molto di girare molto bene, ecco, anche dal punto di vista paesaggistico molto bene. Dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista del collegamento del trait d'union, l'esatto chiamare, tutta sì. la vallaia. Sì, in effetti fa cominciare a comprendere che è poco confine da comune per le biciclette, no? Perché il cammino continua, donc se ti arrivi al confine da Iasso, continua, le pa che è una barriera, sicché fa ragionare in termini di vallate, di val, o anche usate trasversalmente la possibilità anche alle idee verso Sinsen in Corté e verso Gressonei Saint-Jean dell'altro con Coranzola. Sicché è un territorio molto articolato, molto ampio. Danilo, te remercie bien. Buon giro, merci. buona passeggiata E tacchiere. buon tutto. E tacchiere, via. Ciao. Fausto, a che punto siamo del giro? Qui siamo sul Col Secor, abbiamo fatto il Col di Joux prima, ti parlavo di un giro dei tre colli molto importanti per la Val d'Ayas. Qui siamo sul Col Secor e hai visto un colle frequentato, ho trovato anche degli amici, dei clienti, gente che si conosce da anni, ci si trova a sciare, adesso ci si trova anche in bici. Tornando a noi abbiamo fatto la salita dalla parte di Bresson sul Col di Joux. Abbiamo fatto la parte terminale di quel che era il Rue Courtois una volta, che portava l'acqua ai Marese. Ricordiamoci che il Rue Courtois era nato per portare l'acqua sulla collina di Saint-Vincent ai Marese in un periodo in cui c'era grande siccità.
quindi hanno scavato quest'opera completamente a mano, ci hanno messo 40 anni e noi adesso giriamo su queste strade poderali, sentieri che sono di servizio a questi rue. Io dico sempre di chiudere gli occhi e immaginarsi il nostro territorio senza strade, immaginare dove sono i paesi e la gente comunicava da un paese all'altro e c'erano i sentieri e oramai sono il nostro parco giochi, possiamo dire. Questo trendignon di tutto in Valle d'Aosta sovente è l'acqua che ha portato ad avere i prati verdi, che ha portato a irrigare le colture, che ha portato tanto la vita. Fausto, adesso andiamo a fare qualcosa di un po' più impegnativo, come trail. Sì. E so che in zona comunque c'è un evento dedicato alla bici di un certo prestigio. La Monte Rosa Prestige è un evento anche storico perché ha avuto delle piccole interruzioni, ma è da tanti anni, le prime edizioni risalgono a 25 anni fa. Ora è stata ripresa in mano con una chiave più moderna, c'è anche una marathon di più di 90 km, migliaia di metri di dislivello. Ora faremo quello che chiamiamo noi il Sentiero delle Miniere, quello che collegava le miniere di Bescia con il centro di lavorazione. C'era un centro minerario nel centro della Val d'Ayas che era sul comune di Challan, quindi questo bel Sentiero delle Miniere è parte del Monte Rosa Prestige, di questo mega percorso che fa partenza e arrivo su Brisson, però prende i comuni di Ayas, Brisson, una parte di Challan. È molto molto vasto perché non dimentichiamo che in Val d'Ayas abbiamo tantissimi single track e tantissime strade per pedalare. Fausto, Dai, allora attacchiamo grandi, giù. giù decisi, Dai, perfetto. Grazie Fausto, super giro. Grazie a te, veramente, è stato bello, ti è piaciuto il Sentiero delle Miniere? Bello, è uno dei bello, più bei bello. trail che abbiamo qua. Porca miseria. Bene. Bello, non troppo tecnico, flow. Divertente. Assolutamente. Per tutti. Bene, ora abbiamo pedalato, abbiamo visto panorami bellissimi, fogliage eccezionale. Adesso ricarichiamo le bici nella stazione di ricarica che abbiamo qua sopra, che ha messo il comune di Brisson. E quindi dopo aver caricato le bici ci ricarichiamo anche noi. Ma non a livello elettrico, perché no. qua credo che... Adesso ci pensiamo. Con Mary Armando riusciremo sicuramente a rimettere a posto tutti gli equilibri che dobbiamo mettere. Grazie. Benvenuti. Aspetta.